Ben ritrovati a tutti e buongiorno qua da Radio Rossonera, 24 gennaio 24. Oh, finalmente. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, di nuovo buongiorno e ben ritrovati, dato che ci siamo visti anche questa mattina, nella mattina al mercato con i nomi di Cialobà e Ada Rabbioio. Esattamente. Sarebbe obbligo di riscatto, visto che siamo all'interno del mercato, siamo a -8 se contiamo anche oggi, -7, insomma, decidete voi. Alla fine del mercato, insomma, tra una settimana si chiude. E ancora un pochino in alto mare per quanto riguarda il difensore centrale siamo, o meglio, continuano a vorticare nomi di possibili difensori in prestito, sondaggi, giugno, eccetera, eccetera. Ma alla fine, stringi, stringi, i giorni passano, le partite vengono giocate, ma questo secondo centrale che ma non è tanto noi, l'aveva detto lo stesso Pioli, quindi evidentemente la richiesta e la volontà c'era, non è che ce la siamo inventati a sto giro, quantomeno stavolta no. Doveva arrivare e ancora non è arrivato, quindi non sarà ovviamente nemmeno possibile schierare il prossimo difensore dalla prossima partita e come passano i giorni, passano le partite, Henry. E Sì, sempre meno ce ne sono con l'emergenza. ci sono meno partite di emergenza, ma ci sono sempre più like a questo video, quindi mi raccomando continuate a supportarci, continuate a mettere mi piace, cliccare il pollicione all'insù, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella, cliccando sulla campanellina per le notifiche dei nostri contenuti e lasciandoci un commento qua sotto, mi raccomando, sempre con rispetto, con educazione, ma lasciateci un commento sul mercato del Milan, sul periodo, sullo stadio, su tutto quello che concerne questo periodo Non sulla rossonero. barba, perché ho visto che c'è qualcuno che ha fatto dei commenti sulla barba, ma tanto la tengo. Sulla tua barba? Direttore, vedi tu poi. Vai. Sicuramente sono incommentabili i miei capelli, con la speranza di trovare un parrucchiere meno caro a Milano rispetto a quello in cui già vado. Buonanotte. No, dicevamo mancano meno partite di emergenza, è vero, ma è quello che in realtà speriamo, cioè la speranza è che sia Thiago che Tomori, magari Kalulu un po' più in là, possono tornare tra poco tempo. Quindi io mi auguro che effettivamente questa cosa possa accadere, però il difensore era richiesto, anche perché poi ti aggiungo che, come abbiamo detto ieri, se lo stesso Pellegrino dovesse andare in prestito, lui comunque era un nome che in caso di emergenza poteva darti una mano. Evidentemente non lo reputi all'altezza e piuttosto farai giocare a Teo centrale, piuttosto ti aiuterà Sibic, piuttosto continui con Gabby e Kier, ecco. Diciamo che forse Pellegrino in prestito una mezza idea su un prossimo arrivo me la lascia, ma vabbè, vediamo. Tocca aspettare perché tanto in questo momento siamo fermi, inutile che diciamo arriva, colpo a sorpresa, bomba di mercato e compagnia cantante. È un po' una fase così di stanca. Abbiamo provato a raccontarvi tutti i nomi possibili e immaginabili che sono usciti. Magari vi siete fatti anche un'idea su quello che è il vostro preferito. Se volete, come ha detto Henry, scrivetecelo sotto nei commenti, ma Qual è il tuo di tutti? A parte Buongiorno, che vabbè era un'operazione diversa, ma dei nomi, quelli tra prestito con diritto, prestito secco, giocatore così per tappare il buco, qual era il tuo? uno tra Kivior e Lenglet, qualcuno già bello formato che doveva starti tra la panchina e il campo per una decina di partite e poi in panchina per il resto delle altre. Poi rispedivi al mittente. Capisco anche che magari un po' il decreto possa averti indotto a non andare su un profilo che già prende tanto di ingaggio, perché al di là del fatto che la devi pagare 6 mesi e basta, però lo devi pagare intero e siamo fermi. Chi non è fermo, Henry, sono nelle punte, perché tutto ciò, noi parliamo di mercato, tra poco parliamo dello stadio, perché ovviamente ci sono delle novità, ma siamo anche a mercoledì, quindi mancano Sì. giovedì, venerdì e sabato si gioca un'altra volta e c'è Milan-Bologna.
Giroud, Zirkzee, sfida tra 9 totali. Olivier non solo gol, il re degli assist e nel Milan ai suoi piedi. Tutti impazzi invece per Joshua, già decisivo a San Siro, si riprende il Bologna. Beh, Allora, direttore, due testimone cose. direi. Due No. cose. La prima è che finalmente ci siamo resi conto che Olivier Giroud non è solo il palo della luce che fa i tap-in, e ce ne siamo resi conto dopo che l'Équipe ne ha parlato ampiamente nelle scorse settimane, parlando proprio degli assist di Olivier Giroud, un articolo piuttosto simile a questo, e quindi sono contento che comunque ce ne rendiamo conto. Cosa numero 1. Cosa numero 2, direttore, Eh, siamo sicuri che l'anno prossimo, no, lascia pure la pagina di Gazzetta dello Sport, non vedremo la pagina di destra coi colori di sinistra? questa è una bella domanda. La risposta in questo momento è difficile a dirsi. E allora te la giro. Cambia Ti tanto. piacerebbe se ci fosse la pagina di destra coi colori di sinistra? Cioè, con entrambi, quindi. Sì, sì, la pagina di destra, quindi Zirkzee e Thiago Motta. Vabbè, allora, non è che mi dispiacerebbe, cioè, non è che vai a prendere un allenatore mediocre e un attaccante idem, cioè, comunque andresti a prendere della qualità in entrambi i settori. Devo pensarci. Okay, va Cioè, bene. Ti ho messo in ne- difficoltà con questa nel domanda, eh. senso che su Joshua penso un po' meno. Okay, Chi mi fa un pochino pensare di più è Thiago, ma cioè, vedo che non è malvagio. okay. A proposito di Sud America, Henry, ieri il buon Gianlu Quando abbiamo parlato di Sud America? eh? Quando abbiamo parlato di Sud America hai Thiago detto che Motta. ma è italiano? Vabbè. Ora anche questo in teoria ha un nome che ricorda un No! po' l'Italia, ma non è che si chiama Federico. Sì, Io non so se il destino ci rifarà tornare ad avere un Redondo in squadra dopo che il padre, praticamente l'abbiamo sospirato. Tu eri piccolo, molto piccolo, Henry. sì, Eh, Conta che il padre, Fernando, un giocatore incredibile, veramente incredibile, di una classe, di una qualità fuori dal comune. Il Real Madrid ha dominato in Champions, eccetera. L'abbiamo tipo sospirato per una, due, tre sessioni di mercato, forse quattro, comprese quelle invernali e compagnia. Poi a un certo punto arriva ovviamente un po' come Ronaldinho, per okay. intenderci. Quindi lo sospiri nel Nel livello prime, top, poi ti arriva in un momento un pochino già, non ti dico cala. calante, però non nel momento migliore, però comunque sempre giocatore coi fiocchi. E si spacca il ginocchio subito. E Perfetto. non gioca praticamente mai. Da signore qual è, decide di non prendere nemmeno 1 euro di ingaggio fin quando non torna, Però e poi riesce a tornare. Tra l'altro qualche partita la fa nel Milan di Ancelotti, però insomma lo si vedeva che non era più lui, e poi dopo poco va. Probabilmente, adesso ieri sera ne ha parlato Gianluca Di Marzio, questo ragazzo che è il figlio, che praticamente gioca dove giocava lui, sì, con l'altro piede, perché Redondo era mancino e il destro lo usava forse per scendere dal letto e basta. È un giocatore che in parte lo ricorda, non un fulmine di gran qualità, di ottima visione di gioco, e gioca nell'unica posizione del nostro centrocampo che probabilmente in questo momento è scoperta, cioè lì, sì. in mezzo. Io ho visto qualche video di 'sto ragazzo, sembra avere delle qualità veramente importanti, eh. Poi è ovvio che dei video sembran tutti Messi e Maradona messi insieme, però sembra avere qualità importanti e soprattutto è quel giocatore che ti dicevo ieri, ti dicevo i giorni scorsi. Cioè quel mediano proprio puro, cioè non è il giocatore che
offensivo, di ritmo, di giocata in avanti, magari ce l'avrà anche, però è un giocatore che proprio tiene le redini del gioco. Capisce quando deve smistare il pallone, capisce quando invece deve fare la giocata più difensiva, è comunque alto, fisico. A me i giocatori così piacciono parecchio, e credo anche che il Milan con Loftus-Cheek e Reinders abbia bisogno di un giocatore così. Poi ancora ne ha di tempo per evolvere il suo gioco, è molto giovane. Però che il Milan abbia bisogno di un mediano, poi può essere anche Bennacer che ha caratteristiche comunque non troppo diverse secondo me, però ha bisogno di un mediano. A proposito di Bennacer, è già di ritorno, perché l'Algeria è stata eliminata. Sì, sì, l'Algeria a sorpresa, chiuso ultima al girone, è andata a casa. Vabbè, niente, non diciamo altro. Parliamo un attimo dello no, sarebbe da mettere lo striscione ai tifosi della Lazio, ma Oh sarebbe poco no! rispettoso. Esatto, sarebbe poco rispettoso. Chiudiamo con la questione stadio. Sì. Ovviamente poi oggi ci sono altre novità. Giovedì probabilmente è un bel giorno importante e quindi giovedì sera magari chiudiamo questa 3 giorni con un video che racconta tutto quello che è accaduto e che dice ciò che è il punto della situazione. Piccolo aggiornamento rispetto a quello che è accaduto ieri, vi avevamo anticipato, ci sarebbe stato un CDA nel pomeriggio a casa Milan, non tanto per fare un aumento di capitale per acquistare i terreni, cosa che in realtà il Milan aveva già fatto e quindi aveva già accantonato questi milioni che servono per acquistare i terreni. Ieri, semplicemente, in una mezz'oretta, in pratica, di CDA si è deciso che sì, li spendiamo, li andiamo a prendere questi benedetti terreni dell'area San Francesco e il Milan quindi è probabilmente entro una settimana circa, oggi è il 24, sì, in una settimana porterà quindi a compimento il passaggio di proprietà, quindi a questo punto dei terreni, cosa che è un altro bel punto a favore dello stadio a San Donato. Vediamo se, come detto, giovedì dovrebbe essere il giorno decisivo perché la giunta firmi questa benedetta delibera di variante e dovrebbe firmarla appunto giovedì e quindi noi ci ritroveremo giovedì sera con almeno 2 bei capisaldi in più rispetto a 3-4 giorni fa. Quindi l'ok del CDA per i terreni e l'ok della giunta alla variante. Direi E poi che si bisogna continuerà. ripartire da qui. Bisogna ripartire da qui, bisogna proseguire perché ci sono ancora tante cose da fare, tanti passaggi, no, Simo? Li elenchi sempre bene tu nei video e li elenchi sempre bene anche nella grafica che mettiamo al talk, visto che ancora di cose ce ne sono da fare, è bene che si vada avanti con quelle che si possono e si devono fare adesso. Chiudo dicendo, rispetto magari al passato dove ogni tanto si vedeva un mezzo passo avanti e poi ce n'era uno indietro, 2 passi avanti e poi ce n'erano 3 indietro e sembrava sempre di rimanere nel limbo, qua diciamo che abbiamo rallentato un paio di settimane, abbiamo anche spiegato il perché per il lavoro di, diciamo così, già Congiunto, lavoro sì, congiunto. congiunto con Regione che poteva essere utile per poi evitare lungaggini in primavera, quindi si è preferito perdere 1 o 2 settimane adesso per non perdere dei mesi poi in primavera. Però tendenzialmente magari non a 80, 90 all'ora, ma la macchina dello stadio ai 40, ai 50 all'ora va e va continua e continua ad andare a macinare chilometri e a superare traguardi. E i prossimi 2 sono all'orizzonte. Direi di sì. Direi di sì. Caro Henry, siamo arrivati in chiusura, ci ritorniamo tra poco per Chiamina delle 11 e poi via via tutto il resto fino a Talk delle 16. Ciao, ciao a tutti, mi raccomando, il like, il commento, la condivisione. Condivideteli 'sti video. Io non vi dico, io lo dico condivisione perché, la butto sempre lì, non lo spiego mai. Condividete i video, mandateli ai vostri amici tifosi del Milan, ai vostri parenti, cugini, zii, sorelle, la ragazza che vi piace, il ragazzo che vi piace. Condividete i nostri video, fatelo. Mi raccomando, ci ritroviamo presto coi prossimi appuntamenti. Ciao.